che uno deve affrontare per tutta la vita è un carico pesante, magari con una storia familiare, altri soggetti affetti, magari con il senso di averlo trasmesso ai figli, il senso di coppia, cioè non è facile. Però diciamo, il primo punto di partenza è quello di non rinchiudersi e negare la malattia, ma affrontarla e accettarla. Questo è un passaggio fondamentale per tutte le malattie e questo permette di cambiare un po' la visione sulla gestione. Io ho visto dei soggetti affetti da forme gravissime di CMT avere una reazione incredibile, una capacità di condurre una vita quasi normale, guidando, essendo solo in casa, facendo anche attività sportiva. Abbiamo dei notevoli campioni paralimpici veramente ammirevoli, o comunque persone che sono dedicate allo sport, all'attività, o si sono dedicate a varie cose nella vita, reagendo attivamente alla malattia. Quindi il consiglio è quello di accettare, ma reagire. E il ruolo dell'associazione è fondamentale. Io cerco sempre di consigliare di confrontarsi con altri che abbiano una malattia. Qualche volta può essere ragione di preoccupazione, perché uno può trovare dei soggetti magari affetti in forma grave, però sappiamo che la CMT ha diverse gravità a seconda della forma, del tipo e anche degli individui. Però il confronto con altri soggetti affetti è sempre un'esperienza arricchente che aiuta a gestire la preoccupazione, l'ansia, a imparare delle strategie e comunicare anche le proprie difficoltà e anche i metodi per superarle. Anche noi, devo dire, impariamo molto dai soggetti affetti che ci danno delle, diciamo, informazioni molto interessanti, notevoli. Quindi l'altra cosa è, essendo anche una malattia a lenta evoluzione, appunto in molti soggetti vediamo una capacità di adattamento alla disabilità notevole. Quindi diciamo, magari ci sono delle difficoltà in partenza, ma poi la reazione e la gestione, molti che vediamo sono veramente eccezionali.